perché dopo che tutti i ponti erano stati fatti saltare, questo è il sottopassaggio ferroviario che va verso Piedimonte, per chi di Gorizia lo conosce. Questo sottopassaggio era stato attrezzato con un soppalco ed era praticamente la sede della guarnigione che difendeva il ponte. Erano circa 220-230 uomini. Questa è una foto dell'inverno del 1916. All'interno c'era anche una piccola, diciamo, cappelletta dedicata alla Vergine. Dentro c'erano tutta una serie di comodità come la luce elettrica, la ventilazione e quant'altro. Quando Baruzzi, sbucando da adesso forse qui non ce l'abbiamo, dal camminamento cosiddetto della morte, si imbatté in due ufficiali che stavano fumando, lì puntò la pistola e disse che erano circondati e dovevano arrendersi. Baruzzi è questo strano. Lì dietro poi vi faccio vedere, c'è una cosa molto importante che è la medaglia d'oro, non più d'oro ma di bronzo, perché nel periodo degli anni in cui bisognava dare oro alla patria, tutti coloro che avevano oro donavano oro alla patria, chi aveva preso una medaglia d'oro in combattimento donava questa medaglia d'oro alla patria e veniva sostituita con la cosiddetta sostitutiva, che è una medaglia di bronzo che ha un certo intorno che, diciamo, sì, diceva sì, grazie per avercela data, questa è la sostitutiva. La sostitutiva Baruzzi la regalò al comune di Gorizia e il comune di Gorizia gentilmente lo ha esposto in quella vitrinetta, per cui poi ve la faccio vedere. Nella sostanza lui ha fatto un colpo di mano perché si è trovato con 4 uomini, è riuscito a penetrare in questo sottopassaggio dove c'era tutta la guarnigione, dicendo che erano circondati, è riuscito a dividere la truppa dagli ufficiali, ha fatto uscire gli ufficiali insieme a un suo uomo, in modo che la truppa senza ufficiale è molto più mansueta. Ha sentito che si stavano compiendo delle trasmissioni, per cui ha strappato i fili elettrici, per cui dall'altra parte dell'Isonzo non sapevano cosa stava succedendo lì, né lì hanno potuto dare l'allarme. Poi, chiamando rinforzi tramite un uomo che era al suo seguito e tramite un ferito che era stato catturato dagli austriaci il giorno prima, è andato a chiedere rinforzi dicendo: ragazzi, portateci qualcuno perché sennò qua capiscono, no? Ecco, il colpo di mano è riuscito, quindi loro hanno catturato tutto il presidio e sono riusciti a avvisare quelli che stavano sulla vetta del Podgora, quota 240 della brigata Casale, che stavano cercando di aver ragione delle difese austriache, che comunque Podgora è stato quello che ha resistito di più. Però questa è una terra dove da sempre si parlava l'italiano, lo sloveno e il tedesco. Allora, il tedesco era la lingua di chi comandava, in tutti gli uffici si parlava il tedesco. C'erano di fatto le scuole che erano scuole di 3 lingue, c'erano di fatto 3 ginnasi, c'era il ginnasio di lingua tedesca, dove studiò per esempio il poeta Biagio Marini, viene uno, no? Il ginnasio italiano e il ginnasio sloveno, quindi cioè, era una città anche da un punto di vista culturale molto molto avanzata. Quando sono arrivati gli italiani, per loro si doveva parlare italiano, punto. Poi è arrivato il fascismo, ha fatto il resto, ma voglio dire, è così. Cioè in questa città, oltre al resto, dimenticavo il friulano, che molti considerano un dialetto a torto, e di fatto una lingua, e qua si parlava anche il friulano. Quindi in questa città si parlavano più lingue. Gli abitanti si sono piegati così tranquillamente, cioè, si sono divisi per questo fatto. In che senso? Cioè, quelli che parlavano... Allora, prima della guerra c'erano 33.000 abitanti. Allora, prima della guerra c'erano 33.000 abitanti. Quando sono arrivati gli italiani il 9 agosto, gli abitanti erano rimasti circa 3.000. Tutti gli altri erano stati fatti sfollare dalle autorità austriache. Molti erano sfollati addirittura verso l'Italia, molti erano sfollati verso l'Austria. Perché le autorità militari in tutti i paesi dove si affermava la guerra cercavano di farli andare via, non tanto per uno spirito filantropico nei loro confronti, ma il militare ha degli altri obiettivi, quindi deve avere mano libera, non deve avere tra le scatole civili, gente che va, gente che viene, devono fare il loro lavoro. Di conseguenza il militare va benissimo se i cittadini se ne vanno. Quindi questo fortissimo esodo, ma da tutti i paesi, i primi sono stati Capriva e San Lorenzo, poi Gorizia e le altre città, il Carson, Falcone, eccetera, cercavano di farli sfollare il più possibile. Quindi tutta la popolazione che poi è sfollata in Austria, molti sono ritornati quando qua è ritornato, è ritornata l'Austria dopo lo sfondamento del fronte, quello che noi chiamiamo Caporetto, per dire ottobre 17. Moltissimi sono rimasti in Austria e poi a Gorizia non sono tornati più. Moltissimi, pensate, avevano
moltissimi beni messi al c'è Monte anche di la Pietà, Turale. voglio dire, non sono più andati a riscattarli, voglio dire, oggi quelli sono patrimonio di una fondazione, no? Per dire, però, cioè, tutte le cose che quando uno va via perché? Perché durante la quarta battaglia di Isonzo, come tutto tra novembre e dicembre del 15, Cadorna ha dato l'ordine di cominciare a bombardare la città. Perché? Perché la città era la prima retrovia austriaca, cioè gli ufficiali austriaci, per capirci, che facevano il servizio nelle trincee del Podgora, Sabotino, Peuma, Oslavia, finivano il loro turno, scendevano giù, si lavavano, andavano per città, andavano per i caffè, per i bar, giocavano a biliardo, eccetera, eccetera, cioè facevano una vita agiata. La città poi serviva proprio da rinforzo logistico a tutte le prime linee e a tutte le postazioni. Quindi quando Cadorna ha capito questo, anche stimolato dal suo omologo francese, ha cominciato a bombardare la città. Quindi la città, se prima c'erano ancora degli abitanti, dal dicembre in poi hanno cominciato proprio a sfollare perché ti arrivavano i bomboni in casa.